Oh, ho farmato Wall of Flash. Una cifra. Come vedete abbiamo preso tutto. L'arma corpo a corpo che è una spada. L'arma per il ranger che è un fucile. L'arma magica che è un laser. Emblema per il guerriero, per il ranger, del mago, dell'evocatore. I trofei, la maschera, un botto di martelli. Ma finalmente abbiamo preso l'arma del summon, il firecracker. Vedete innanzitutto la differenza della lunghezza. Il firecracker è molto più lungo e anche senza modificatore fa molti più danni della Spinal Tap. Penso che l'ho detto 25.000 volte, però questa volta davvero abbiamo completato pre-hard mode nel museo. Ecco qui, Spinal Tap. Mentre ero all'inferno a farmare i guide Voodoo Doll per le Wall of Flash, sono spawnati anche molti Mimic. Sicuro li vedremo più avanti nel gioco. Intanto abbiamo preso da loro Cross Necklace, aumenta il tempo in cui non prendiamo danno tra un colpo e un altro, molto buono. Dual Hook, semplicemente un uncino, molto buono, lo mettiamo e basta. Titan Glove aumenta il knockback delle armi corpo a corpo e la loro dimensione, questo lo vedremo tra poco. E anche Philosopher Stone che riduce il cooldown delle pozioni, molto buone. Possiamo prendere innanzitutto un Band of Regeneration e unirlo alla Philosopher Stone per fare un Charm of Myths. È abbastanza importante come equipaggiamento, però per il momento non abbiamo spazio purtroppo. Però possiamo unire il Feral Claws con il Titan Glove per fare il Power Glove e questo unisce i due effetti. Abbiamo anche preso un Mechanical Eye. Ci sono 3 nuovi boss che sono delle versioni meccaniche di quelli vecchi e sono 3 primi boss che affronteremo. Vabbè, non so parla oggi. E sono tra i primi boss che affronteremo in hard mode. I nemici normali possono droppare uno dei loro 3 evocatori in qualsiasi momento, quindi buono averlo droppato, così non dobbiamo craftarcelo, che è un po' una rogna da fare. Il problema è che possono spawnarsi da soli durante la notte in ogni caso, quindi bisogna stare attenti. Ok, allora iniziamo a riforgiare il firecracker. Oh yeah, Legendary. Un'ultima cosa riguardo al Power Glove. In realtà combina Feral Claws e Titan Glove, però il Titan Glove dà solo bonus per il corpo a corpo. Però l'ho craftato comunque perché dopo dovremmo fare un equipaggiamento utilizzando il Power Glove come base, quindi questo è il motivo. Ok, andiamo però all'argomento di oggi, perché volevo visitare la Hallowed che avevamo visto si era spawnata più o meno qui. Infatti vedete che è tutto rosa, quindi più o meno mi ha preso il ghiaccio. Ok, anche qui c'è un pezzo naturale di Hallowed, pochissimo però. Vediamo un po', ok, già qua si vede l'acqua viola. Non è un bel display, però insomma è pochissimo. Si trasforma la legna normale in Pearlwood, il legno di perla, niente di che. Andiamo a vedere sottoterra però com'è. Anche se qui è un po' il ghiaccio, infatti trasforma il ghiaccio in ghiaccio rosa. Ecco qua. Allora, sui blocchi della Hallowed si trovano questi cristalli, questi crystal shards, che noi li prenderemo, che ci servono. Ma ce ne stanno alcuni particolari e già ne abbiamo trovato uno. Ed eccolo qua, il Gelatin Crystal, che sono molto più rari ma buono che l'abbiamo preso. E questo qua evocherà il primo boss dell'hard mode. Non è obbligatorio, è opzionale. E personalmente lo trovo più difficile dei boss meccanici in realtà, però proveremo a affrontarlo subito, perché ci droppa un'arma summon molto forte. Ok. Chaos Elemental. Allora, e anche Soul of Light, se siamo nel biome della purezza. Ci sono tutti questi nemici rosa, in particolare il Chaos Elemental, quello che vedete qui nel bordo, che si teletrasporta. È molto importante perché droppa un oggetto e ci fa teletrasportare a noi. Infatti farò una farm, perché è probabilmente l'oggetto migliore, più utile del gioco stesso. Quindi perché stesso? Ok, ci avviciniamo delle caverne normali, queste trasformate in purezza, quindi ottimo, meglio ancora. Un altro Gelatin Crystal. Perfetto. Non è facile distinguere Crystal Shard dai Gelatin Crystal, però con un po' di abitudine ce la si fa, insomma, dai. Avrete anche notato che la frusta fa degli effetti di fuoco e quindi lascia delle particelle di luce e ci permettono di vedere attraverso i muri un minimo. Quindi è abbastanza utile in realtà, non è una cosa da poco. Per il momento in realtà basta così, adesso non ci serve stare tanto tempo qui nella Hallowed. Allora, innanzitutto voglio chiedere delle cose alla guida, però io vorrei spostarla anche qui insieme a Truffle, perché è uno dei pochi NPC a cui piace Truffle e quindi mi venderà il pilone, quello dei funghi, insomma.
Ma intanto che si trasferisce è qui nel ghiaccio mezzo purificato. E avete anche notato che la purificazione non distrugge i biome che c'erano prima, quindi in questo caso conta sia come ghiaccio che come hallowed. E tecnicamente se gli NPC sono felici potrebbero vendermi entrambi i piloni. Entrambi i piloni. Ok, dicevamo, chiediamo adesso alla guida cosa faremo con alcuni oggetti che abbiamo preso. Innanzitutto i Crystal Shards, che sono l'equivalente dell'Icore, della Crimson o della Cursed Flame in Corruption. E si possono fare molte cose, in particolare le pozioni più grandi, più forti. Per il momento non ci interessano perché verranno droppati dai boss di hard mode, quindi ce le faremo così alla fine. Sì, ci sono anche delle spade laser. Esatto. Invece gli anime sono molto più interessanti. Innanzitutto abbiamo le Key of Night e le Key of Light. Se mettiamo una chiave dentro una cassa si trasformerà in un Mimic grande. Questo poi lo faremo appena saremo un pelo più forti, perché i Mimic grandi droppano molte cose interessanti. Poi abbiamo un'altra cosa molto importante, la Cool Whip. Utilizzando 8 anime di luce e 8 della notte, quindi le abbiamo già entrambe, ma anche un Frost Core di cui parleremo più avanti, potremo craftare la Cool Whip, quindi già un potenziamento della nostra frusta. Per prendere il Frost Core però dobbiamo aspettare una tempesta di neve. Lì dovremo farmare i golem del ghiaccio e li fermeremo anche per altri motivi, in realtà non solo per la frusta. Con l'anime della luce invece si fanno altre cose sempre molto importanti, però qui ha a che fare insomma armi magiche, armi corpo a corpo, nulla di particolare, però sempre abbiamo le Key of Light e la Cool Whip. Sto pensando che posso provare a fare una fight con il Mimic. L'ultima volta ci ha massacrato, se ve lo ricordate. Quindi craftiamo una Key of Night, ci vogliono 15 anime, sono abbastanza costose. Prendiamo una cassa qualsiasi, ci prepariamo, eccoci qua pronti. Posizioniamo la cassa, mettiamo la chiave dentro e appena lasciamo l'inventario diventa una Crimson Mimic. Se fossimo nel biome della corruzione sarebbe una Corruption Mimic, ovviamente. E quando si chiude così ti fa rimbalzare tutti i colpi, quindi se siete dei maghi o dei ranger non attaccatelo in quel momento. Adesso lo stiamo massacrando, quindi wow. Pensavo sarebbe stato... Non ho parole. Ok, riproviamo. Questa volta mi prendo un Iron Skin Potion. Grazie alle Flask of Vigor abbiamo molto danno, però siamo comunque molto fragili. Una volta che bisogna imparare. Sì, mi toglie metà vita e ho perso anche la voce. Bisogna imparare come si muove, dopodiché bisogna evitare i colpi. È morto il mio Goblin Tinkerer, non so perché. Comunque ci droppa sempre il Mimic delle Greater Mana Potion, delle Greater Healing Potion, che iniziamo subito a mettere, ci curano per 150. E abbiamo un Tendon Hook, quindi ogni Mimic largo ha un tipo di uncino particolare. E questo insomma, diciamo, non è il massimo, però piano piano li fermeremo. Adesso andiamo però a fare un'altra cosa che tecnicamente potremmo averla fatta all'inizio proprio di hard mode, ed è quella di dirigerci nel nostro biome cattivo e far generare nuovi minerali, perché Pawnhammer, che ci droppa il nostro amico Wall of Flash, c'è scritto, dice strong enough to destroy demon altars. Ovviamente noi siamo nella Crimson e nella Crimson ci sono Crimson Altar. È la stessa cosa, va bene uguale, semplicemente ovviamente come al solito si sono scordati di aggiornare le cose, perché all'inizio c'era solo la corruzione, non c'era la Crimson. Vedete tutti questi altari? Oh, la miseria, aspetta che devo stare attento agli core sticker, Vedete questi altari qui? Vabbè, 213 di da. Questi altari qui non servono solo a craftare alcuni oggetti particolari, come ad esempio alcuni evocabili per i boss. Se proviamo a romperli con un martello ci faremo molto danno, insomma ogni volta che ci proviamo ci faremo danno e basta. Però se usiamo un po' un hammer saremo in grado di distruggerli. Vedete, il tuo mondo è stato benedetto con il palladio. Infatti immediatamente qui si è spawnato del palladio, che è un nuovo minerale arancione. Il mondo può spawnarsi o con il cobalto o con il palladio, e ogni volta che rompiamo uno di questi altari si genereranno degli spettri, delle wraith. Ne ho appena ucciso uno adesso. Esattamente come per gli altri minerali che hanno le versioni alternative, non so se ve le ricordate. Anche qui possiamo spawnare fino a 3 nuovi minerali, ognuna con la sua versione alternativa, una più forte dell'altra. Nel nostro caso il palladio è la versione più forte del cobalto, quindi ci è andata bene. Il prossimo sarà o Mithril o Oricalco. Mithril, ok, va bene. Il terzo invece sarà titanio o adamantio. Ok, adamantio. Ora tecnicamente potremo continuare a rompere altari. Al prossimo altare si genererà altro palladio, poi altro mithril, altro adamantio e così via. In questo modo potremo generare più minerali nel nostro mondo. Però non voglio farlo, perché ogni volta che rompiamo un altare c'è un lato negativo. Si genererà un pezzo del biome negativo, un piccolo blocco a caso nel mondo. E quindi ogni volta che rompiamo un altare rischiamo di infettare tutto il mondo. Noi già adesso potremmo aver rischiato di aver infettato una della nostra safe zone senza essercene resi conto, e ce ne renderemo conto solo finché sarà troppo tardi.